Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Ragazzi, quest'oggi vi farò la ricetta della mia pasta ai quattro formaggi, che a mio marito piace tanto, vero amore? Tantissimo. Allora, andiamo subito ad iniziare con gli ingredienti. Dimmi, Vogliamo dire che quanto costa questo piatto? circa 7 euro. Ragazzi, mezzo chilo di pasta, 4 tipi di formaggio, 7 euro. Sì, 7 euro. Con prodotti Con di prodotti qualità, di qualità. comprati dai nostri amici del discount MD. Esattamente. Ragazzi, risparmiamo tanto lì da loro. È vero, è vero, è vero, risparmiamo tanto e poi comunque i prodotti sono veramente molto buoni. Tra l'altro ci sono alcuni prodotti che sono delle sottomarche, ma non per valore, di alcuni prodotti con il nome. Cioè sono stati prodotti dalla stessa casa che ha prodotto, che ne so, pasta, pomodori, Farine. farina. È solo che togliendo il nome, E non facendo pubblicità in televisione, esattamente, il risparmio è notevole. il risparmio è notevole. Quindi, dicevo, andiamo ad iniziare con gli ingredienti. Abbiamo qui 50 grammi di burro, 80 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, 50 grammi di gorgonzola, 50 grammi di fontina, 50 grammi di groviera e 80 grammi di galbanino, mezzo bicchiere di latte e dei rigatoni. Quindi sono più di 4 formaggi. Sono più di 4, sì, sono 4 più 1. Allora, c'è l'altro è il parmigiano Sì. reggiano che comunque dicevo, andiamo subito ad iniziare. Cosa facciamo? Tagliamo a dadini il formaggio e poi lo vado a grattugiare con il mixer o anche se volete con la grattugia. Potete farlo a filetti, volendo. Non c'è Tipo il problema. parmigiano. Esatto, tipo il parmigiano. Poi vi serve un pentolino, è velocissima questa ricetta. Nel frattempo voi mettete sull'acqua della pasta e nel tempo in cui la pasta si cuocerà, voi avete pronta la ricetta per il pranzo o per la cena, decidete voi, insomma. Beh, è una cena, questo è un pasto comunque Sì, non completo perché non c'è frutta e verdura, però comunque ci sono proteine e carboidrati, quindi è un bel pasto. è un bel pasto. Questi io li andrò a mettere nel mixer, li andrò a frullare e quindi ci rivediamo tra un attimo. Ecco qua, abbiamo grattugiato i formaggi. A questo punto io lo farò in versione Magic Cooker perché comunque con questa pentola vado a risparmiare anche la pentola dell'acqua perché farò tutto qui. Però voi fate una cosa, prendete una padella come questa, normale, intanto mettete sull'acqua della pasta. Mi raccomando, tenete sempre da parte una buona tazza di acqua di cottura. Mettete tutti i formaggi qua dentro, ok? Prima il burro, poi i formaggi, gorgonzola e il latte. Fate sciogliere e poi scolate la pasta e la condite con questa crema. Ovviamente nella padella sarebbe meglio perché si va ad amalgamare, aggiungendo un pochino di acqua di cottura. Mi raccomando, togliete sempre la pasta molto al dente, in maniera che con l'acqua di cottura poi potete amalgamare meglio il tutto e finirla di cuocere, risottarla come si dice. Io invece lo andrò a fare col Magic Cooker. Allora, metto tutti i formaggi qua dentro. Perché comunque tra i nostri seguaci Seguaci. c'è sia chi ha il Magic Cooker E chi no, infatti. Quindi molti ci chiedono: fai delle ricette col Magic Cooker oppure Esatto. ci spieghi anche per noi che non l'abbiamo? E quindi a volte tentenniamo se farla in un modo o nell'altro, però magari facendola così e spiegando anche l'altra versione si può essere anche abbastanza chiari. Esatto. Forse non so. No, sei stato chiarissimo, perlomeno per me. Quindi metto tutti gli ingredienti insieme, a differenza di come vi ho detto prima per la padellina, e vado a mettere sul fuoco con il coperchio
a fiamma bassa fino a che non si sciolgono tutti. Quando poi andrò a girare, ovviamente dovrò spegnere la fiamma, togliere il coperchio, eccetera, ma vi faccio vedere sui fornelli. Eccoci qua, ora che sono tutti sciolti i formaggi, andiamo a mettere la pasta. Il colore è bello. Io lo so che tutti quanti staranno pensando, ma cosa fa questa impazzita? Mette la pasta così. Provate e poi mi direte. Allora, Sì, ragazzi, si cuoce proprio così. la regola è, per chi ovviamente ha questa pentola, un bicchiere di acqua tiepida per ogni 100 grammi di pasta. Sono 500 grammi, andiamo a mettere 5 bicchieri di acqua. Quindi un bicchiere d'acqua ogni 100 grammi di pasta. Esattamente. Questo è il terzo. Io già sento nella mente delle persone improperi, insulti, Beh, speriamo di no. perché in effetti lo farei anch'io se non conoscessi questa pentola. Devo dire la verità, l'ho anche fatto. Ecco, diamo una, questo è guardate il formaggio filante che con l'acqua tiepida comunque sia un po' rappreso. Quindi possiamo anche dire che c'è anche della mozzarella. No. E mettiamo anche un pochino di sale, diciamo ce ne va molto meno rispetto a quello che comunque mettiamo nell'acqua della pasta, no? Quindi una bella presina, diciamo. Ecco, io ho un pizzicotto abbondante. Mescolo un pochino, vado a riaccendere il fuoco, rimetto il coperchio. Quant'è il tempo di cottura della pasta? 10 minuti, 12, varia, no? Quindi fiamma bassina. Da quando inizia a fare il vapore da questa rotellina qui, il tempo di cottura è fatta la pasta. Per quelli che non hanno il Magic Cooker, Scolano la pasta, tengono da parte un po' d'acqua di cottura, mettono tutto quanto dentro la padella dove hanno messo i 4 formaggi, pasta, risottano. acqua, risottano e via. Mi raccomando, togliete sempre la pasta almeno un minuto prima, così potete risottarla. Ci vediamo dopo. Vi sto da 2 ricette in una, ma vi rendete conto? Eccoci, possiamo togliere il coperchio senza spegnere questa volta. Guardate com'è bella cremosa. E per questo la lasciamo un paio di minuti senza coperchio, girando e rigirando fino a che non se ne va, diciamo, il liquido in eccesso, ok? Ho già messo il parmigiano, è normale che faccia dei grumi perché comunque c'è la groviera che è un formaggio filante, il galbanino, se volete voi potete cambiare i formaggi. Assaggiate sempre di sale, mi raccomando. E a questo punto io faccio una mia variante, però voi potete non farla, ci metto un dito di brandy. Brandy? Brandy. Ah! La facciamo alcolica. Alzo la fiamma E ci vediamo a tavola. e ci vediamo a tavola. Eccola qui, ragazzi, è pronta. Guardate com'è bella cremosa. Eh sì, C'è un decisamente profumo fantastico. bella. E adesso farò una cosa che non faccio da tanto tempo. Sì, infatti. Tan 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 tan. Prendo questa. Guardate che bella cremina. Ci sta bene il brandy, eh? Decisamente sì, ragazzi, buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Iscrivetevi sul nostro canale, condividete le nostre ricette. Grazie mille. Ciao a tutti! Ciao ciao!